Quali sono i migliori giradischi sotto i 500 euro? Con questo video vengo in aiuto di chi sta cercando un nuovo giradischi che suoni bene ma che costi il giusto senza dover vendere un rene per pagarlo. In base alla mia esperienza e soprattutto in base a tutte le prove fatte nel corso degli anni per il canale, posso dire che già sotto i 500 euro abbiamo giradischi che ci fanno apprezzare come si deve la nostra collezione di vinili e ci fanno godere come pazzi la musica incisa sopra. Sono giradischi che ho già testato in passato e proprio per questo posso mettere la mano sul fuoco nel consigliarveli, ma naturalmente per realizzare questo video ho fatto un bel refresh, ho nuovamente spippolato per bene provando controlli, affidabilità e resa audio per estrapolare da ogni modello pro e contro. Tutti i giradischi che vedrete possono essere acquistati da Hi-Fi di Prinzio, che ringrazio per avermi inviato i prodotti in prova. E mi raccomando, per qualsiasi dubbio su questi o altri componenti non abbiate timore a chiamarli, chiedete di Luciano e dite che arrivate da questo video. E partiamo dal più economico, il TEAC TN280BT, che ho già recensito sul canale qualche anno fa, come gli altri giradischi di questo best of, e qui sotto in descrizione trovate il link al video originario completo dove potrete trovare qualche dettaglio in più. Il TEAC 280BT ha un ottimo rapporto qualità-prezzo e lo ritengo uno dei migliori candidati per il ruolo di primo giradischi, perché per quello che costa suona, ha un design figo soprattutto in questa finitura legno e poi ha anche il Bluetooth. La trazione è a cinghia, il piatto, così come il braccio che è dritto, è in alluminio, le velocità di rotazione sono 33-45 giri, cavi RCA non integrati e sono i classici cavi economici. Piedini antivibrazione in silicone non regolabili, per cui quando installeremo per la prima volta il giradischi dovremo controllare con attenzione che la superficie su cui poggia sia perfettamente piana, oltre che stabile, aiutandoci con una piccola livella dedicata, cosa che dobbiamo fare sempre con ogni giradischi di questo video e in generale. Il braccio è dotato di sgancio rapido, la testina Audio-Tecnica AT3600 è già premontata e allineata, per cui non dovremo fare altro che avvitare il portatestina al braccio e siamo pronti. Poi calibrare il braccio seguendo le istruzioni che sono sul manuale, che è anche in italiano molto chiaro, non avrete problemi. Quindi installazione molto rapida, ed è molto rapida anche l'associazione Bluetooth ad una cuffia o a un paio di diffusori compatibili, e questo su essere smart è senza dubbio uno dei punti di forza di un giradischi che è perfetto per chi vuole una soluzione semplice, magari senza amplificatore, senza collegare cavi, magari in ambienti in cui i diffusori per questioni di spazio non possono stare vicini al giradischi, oppure ancora in cui si voglia o si debba ricorrere all'ascolto in cuffia, in questo caso Bluetooth. Quindi se vogliamo possiamo bypassare l'amplificatore e il suo acquisto, così risparmierete tempo e soldi, e quando si è alle prime armi è sempre consigliabile partire piano facendo un passettino alla volta, tanto ci sarà sempre tempo per smanettare e spendere di più. Per chi avesse già un amplificatore magari di famiglia o di un altro setup precedente, o volesse comunque costruire un impianto tradizionale a 3 componenti e quindi sorgente, amplificatore e diffusori, sappiate che il 280 ha il prefono integrato e quindi in quel caso vi potrete collegare ad un qualsiasi ingresso di linea dell'amplificatore evitando l'acquisto del prefono esterno. In conclusione, il TEAC TN280BT non eccelle in niente, però per quello che costa porta a casa il risultato in scioltezza. Notevole la resa sonora grazie ad una testina che ha uno stilo conico, quindi prettamente entry level, ma allo stesso tempo consente di riprodurre anche dischi un po' più vissuti, perché perdona maggiormente eventuali imperfezioni dei solchi. In una parola, suona. Se ti sta piacendo questo video lascia un like, ci vuole un attimo e mi aiuta a creare altri contenuti come questo. E poi fammi sapere nei commenti qui sotto qual è secondo te
il migliore giradischi sotto i 500 euro, così magari in futuro lo vedremo sul canale con una recensione dedicata, chi lo sa, qui sotto nei commenti. Salendo un pochino col budget a disposizione, un altro best buy è sicuramente la TLP120X di Audio-Tecnica. Non è qui con me perché per questo video ho preferito rinfrescare la memoria mia e vostra sul suo fratellone, il 140XP, di cui ho già parlato qualche anno fa e tra poco ci arriviamo. Recentemente poi ho realizzato un video per rispondere alla domanda di moltissimi: Johnny, secondo te la TLP120X è ancora il miglior giradischi per iniziare? Qui sarò molto breve, assolutamente sì. Andate a spulciarvi per bene quel video che è linkato qui sotto in descrizione e che oltretutto prende in esame il modello più recente, ossia quello con il Bluetooth a bordo. Ma se il 120X BT è il migliore, secondo me può non esserlo per altri, per motivi estetici, di prezzo, di filosofia. Ecco perché realizzare un video come questo in cui offrire un ventaglio di scelta più ampio. Ed appartiene infatti ad una filosofia completamente diversa dal 120X il Planar 1, meglio noto come P1 di Rega. Partiamo da cosa salta subito all'occhio: il look elegante, merito di un plint sobrio ed essenziale, con finitura opaca, bianca o nera antracite come questo che ho io. Corpo in MDF e tra tutti i giradischi di questo video è il più leggero, e i detrattori infatti potrebbero dire che è una tavoletta presa e messa lì, ma porca vacca quanto suona questa tavoletta. Il piatto è in resina fenolica. Sì, le resine sono plastiche, è inutile girarci tanto intorno, ma la resina fenolica trova largo uso in più settori grazie alle sue alte proprietà isolanti e indurenti. Non è un frisbee, ecco. I piedini sono in silicone, non regolabili, per cui vale il discorso già fatto per il TIAC 280 BT. Trazione a cinghia, velocità di rotazione 33 o 45 giri e si può scegliere manualmente cambiando la posizione della cinghia sulla puleggia. I cavi RCA sono integrati e sono davvero il minimo sindacale per fattura ed estetica. Va bene il risparmio, però ci dovrebbe essere un limite a tutto. La testina in dotazione arriva già montata e allineata sul braccio, che non è con sgancio rapido, è una Rega Carbon, e se vi sembra molto simile a quella presente sul TIAC 280 BT avete un occhio attento, perché si tratta della stessa testina, essendo una AT3600 semplicemente rimarchiata. L'installazione di questo giradischi è veramente semplice, la più semplice tra tutti i giradischi presi in esame, ma il manualetto d'uso si riduce a questo e qualche immagine in più avrebbe sicuramente aiutato, visto che si tratta di un prodotto idealmente rivolto al neofita, e il neofita vero non sa come funziona un giradischi, e non c'è niente di male, intendiamoci. Il braccio è dritto, in alluminio, e come tutti i bracci Rega è estremamente solido e fa la differenza rispetto a quello del TIAC che abbiamo visto prima e anche rispetto agli altri componenti di questo P1. È il punto forte di questo giradischi e direi di tutti i giradischi Rega. A differenza del TIAC 280 BT che abbiamo visto prima, che è l'unico di questo video ad avere il prefono integrato, il P1 di Rega ne è sprovvisto e quindi per utilizzarlo dovremo collegarci allo stadiofono del nostro amplificatore oppure utilizzare un prefono esterno e da qui entrare in qualsiasi ingresso di linea dell'amplificatore. In definitiva, questo P1 è pensato espressamente per chi vuole entrare nel magico mondo del vinile con un prodotto esteticamente appagante e senza fare danni, ossia senza dover ammattire nella regolazione del braccio o della testina. Lo togli dalla scatola, colleghi i cavi, avviti il contrappeso e sei pronto. E probabilmente chi acquista il P1 non cambierà mai neanche la testina, o se lo farà rimetterà la stessa Rega Carbon. E d'altra parte il P1 è stato pensato proprio per essere vissuto ed utilizzato in questo modo.
la TLP 140 XP di Audio-Technica si sale ancora uno scalino di prezzo per andare incontro a tutti gli aspiranti DJ, ma anche a tutti i nostalgici del mitico Technics SL 1200 che non scratcheranno mai, ma desiderano far viaggiare i propri vinili su un giradischi che ricorda l'estetica di quell'apparecchio leggendario. Il 140 XP è infatti un giradischi a trazione diretta, pensato appositamente per DJ, per cui ogni sua caratteristica è modulata in quel senso, a partire dal motore a coppia elevata per partenze e stop decisi, passando per un feedback sostanzioso quando si agisce sul piatto per terminare su tutti i controlli. Il braccio è ad S con sgancio rapido, è regolabile in altezza, quindi non avremo limiti nella scelta delle testine di ricambio. Quella in dotazione, già premontata ed allineata sul suo portatestina, è una AT-XP3 e fa parte della linea pensata appositamente per DJ per via dello stilo conico e il cantilever rinforzato in carbonio che consente di resistere meglio alle ripetute sollecitazioni tipiche di una serata in console. Non essendoci un preamplificatore integrato, dovremmo collegare il giradischi allo stadiofono del nostro amplificatore, oppure se ne è sprovvisto dovremo ricorrere ad un prefono esterno. I piedini antivibrazione sono degni di questo nome e sono regolabili in altezza. Il corpo è il più massiccio tra tutti i giradischi di questo video, così come il piatto, che oltre ad essere il più pesante è quello rifinito meglio nella costruzione. E anche sulle cerniere del coperchio e sul coperchio antipolvere il 140 XP batte tutti in robustezza ed efficacia. Il 140 XP è davvero un carro armato all-rounder che accontenterà non solo chi lo acquista per fare DJing, ma direi anche e anzi soprattutto accontenterà chi ha sempre sognato il Technics SL 1200 ma non può o non vuole andare oltre i 500 euro di budget e allo stesso tempo non vuole un giradischi usato perché vintage è bello ma nuovo e con la garanzia è meglio. Questo è anche il primo giradischi su cui ha senso fare un upgrade e il primo upgrade da fare è il cambio della testina, soprattutto se lo acquistiamo per ascolto. Magari possiamo pensare ad una AT-VM 95E che è una delle migliori per rapporto qualità-prezzo, per poi cambiarla con un altro stilo più performante della serie VM95, vista l'intercambiabilità tra la serie XP, che è questa, e la serie VM95. E a tal proposito, sulla serie di testine AT VM95 di Audio-Technica ho fatto un video super esaustivo, per cui se volete qualche informazione in più vi consiglio di guardarlo dopo questo e lo trovate come gli altri linkato qui sotto in descrizione. E si chiude proprio ad un filo dal tetto dei 500 euro con il debut Carbon Evo di Project, che come fa intuire la parte finale del nome è l'evoluzione del bestseller di questo marchio, ossia il mitologico debut Carbon. Il corpo del giradischi è in MDF, ci sono vari colori e finiture, ma quello che ho qui in laccato nero è veramente figo. Design pulito ed essenziale, non c'è alcun pulsante a vista, ne abbiamo solo uno qui sotto e serve per accendere e regolare la velocità, che può essere a 33 oppure 45 giri. Come il 140 XP, anche il debut Carbon Evo può viaggiare a 78 giri, a differenza dei primi due giradischi che abbiamo visto che vanno solo a 33 e 45. Cosa dobbiamo fare però per suonare i nostri 78 giri? Dobbiamo togliere il piatto che appoggio perché è bello pesante, poi togliere la cinghia, questa piatta che utilizziamo per 33 e 45 giri, l'ho appoggiata lì ma ovviamente non va lasciata lì, e dobbiamo mettere la cinghia rotonda, così ci dice di fare Project per i 78 giri e la andiamo ad installare sulla puleggia più grande
in questo modo e poi rimettiamo il piatto. Beh, il 140 XP è molto più immediato, basta premere contemporaneamente i due controlli della velocità 33 e 45 che si sommano e va a 78 giri. Braccio dritto in carbonio su cui è premontata e già allineata la sempreverde 2M Red di Ortofon, una delle testine più apprezzate nella fascia entry level per la sua brillantezza. E se volete un approfondimento sulle testine della serie 2M di Ortofon, trovate il video relativo linkato qui sotto in descrizione. Il piatto in metallo è bello robusto e vi faccio vedere che nel bordo interno c'è poi uno strato spesso di TPE, ossia elastomero termoplastico, che è utile a smorzare le vibrazioni e quindi ridurre le risonanze indesiderate. I cavi RCA non sono integrati, questa è una buona cosa, sono anche tra i migliori tra tutti i giradischi di questo video per fattura ed estetica, e se quelli del 140 XP hanno un buon calibro e danno comunque la sensazione di essere belli, robusti, quelli del Carbon Evo gli vanno via su una ruota sola, non c'è proprio paragone. E complimenti a Project che ha investito anche su questo accessorio. Sono quelle attenzioni che l'appassionato apprezza sempre particolarmente. La guida rapida alla prima installazione è manna dal cielo per chi non ha mai avuto a che fare con un giradischi, soprattutto perché è stata fatta con foto reali e non con illustrazioni, foto a colori a una dimensione tale per cui si riesce a capire semplicemente passo passo cosa dobbiamo fare. È la migliore tra tutti i modelli presenti in questo video. Come per tutti gli altri giradischi di questo video, tranne il 280 BT di TIAC, non c'è preamplificatore integrato, quindi dovremo collegare il giradischi allo stadiofono del nostro amplificatore oppure ad un prefono esterno se l'amplificatore ne è sprovvisto. E allora, il Project Debut Carbon Evo è rivolto a tutti coloro che prediligono la trazione a cinghia e un design minimale, in un giradischi super figo che suoni già bene senza dover fare un upgrade nell'immediato. E se vi riempie gli occhi, state pur tranquilli che le sue prestazioni non vi deluderanno. Allora, su cosa investirei il budget da 500 euro se io dovessi iniziare o riniziare a viaggiare nel magico mondo del vinile? Mettiamola così, per quale motivo tra tutti i giradischi dovrei scegliere il TIAC 280 BT? Per il prezzo, per il look e per il suo essere smart. Sceglierei il P1 di Rega perché è il giradischi plug and play per eccellenza, dove il risultato finale, ossia la resa audio, è superiore alla somma delle singole parti. È una tavoletta che suona da paura. Il Debut Carbon Evo è lo sborone in smoking, dettagli curati per un oggetto di design che soddisfa vista e udito. A mani basse è il più bello esteticamente, soprattutto in questa finitura laccata nera, davvero figa. Sapete che io amo tutti i giradischi e mi piace da matti spippolare sui modelli da 300 euro come su quelli da 4000. È proprio l'oggetto in sé che mi affascina, a prescindere dal prezzo. C'è però un marchio che mi affascina più di altri per la sua solidità, la sua praticità e, perché no, la sua iconicità. Quel marchio è Technics e di quel marchio l'SL 1200 rappresenta il sogno bagnato di tantissimi appassionati. Molti di voi avranno capito che ho fatto questa premessa perché la TLP 140 XP di Audio-Technica è il giradischi che più si avvicina alle prestazioni di un Technics, ma costando la metà. È robusto, affidabile, esteticamente molto simile e la testina in dotazione, anche se non è il top dell'audiofilia, suona. E per un neofita o un appassionato che rinizia basta ed avanza, credetemi. Sceglierei quindi questo tra tutti quelli presi in esame in questo video perché è un bulldozer, perché ha il braccio con sgancio rapido, regolabile in altezza,
perché il rapporto qualità-prezzo dei prodotti Audio-Tecnica è sempre imbattibile, c'è poco da fare. Se avessi un budget un pochino più ridotto andrei sul fratello minore, il 120X o 120X BT, quindi la versione Bluetooth che se non uso posso lasciare disattivato, però intanto è lì. Se però per gusto estetico o di filosofia, nel senso che preferite la trazione a cinghia, potete scegliere uno qualsiasi degli altri giradischi presi in esame perché cadreste comunque in piedi. In questo video ho fatto un refresh del meglio che ho provato in questi anni e posso mettere la mano sul fuoco su ognuno di essi. Se siete arrivati fin qui e avete ancora qualche dubbio, non vi resta che chiamare Hi-Fi di Prinzio, vi fate passare Luciano e gli dite che arrivate da questo video. Io invece mi fermo qui a gustarmi un altro po' questi giradischi prima di doverli rimandare indietro. A presto e buoni ascolti. Se non stacco.